Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo del Diamine Bilberry. È un inchiostro che uso abbastanza, lo tengo anche come inchiostro marker, un po' mi serve per riferimento quando testo delle nuove carte o dei nuovi pennini, perché è un inchiostro che ha delle proprietà particolari. Ho visto che si comporta in una certa maniera, con una certa costanza, con molti pennini e su carte diverse, quindi mi serve, insieme ad altri 4-5 inchiostri, proprio per capire, per valutare, per, come al solito, bilanciare l'equazione o capire dove andare a compensarla. Il Bilberry è un inchiostro prodotto da Diamine. Se volete approfondire un po' la conoscenza del brand, eccetera, vi invito a seguire il video dove l'ho presentata una volta per tutte, per non ripeterla ogni volta che vi presento un inchiostro. Ve la lascio nella scheda qui nel video. Diamine, vi dicevo, questo inchiostro però ha anche come particolarità il fatto che tende ad intasare parecchio le penne stilografiche. Allora sapete che se siete come me dovete lavarle, dovete pulirle quando l'avete utilizzato, perché altrimenti incrosta, intasa e poi è un po' difficile da mandare via. Facciamo subito una prova. Come al solito partiamo dalla carta Rhodia. Questa volta ho una Custom 74, che è una di quelle penne che per esempio si giova particolarmente della formulazione di questo inchiostro. Anzi, prima di partire, due parole sull'analisi organolettica. È un inchiostro che ha una tinta chiaramente ascrivibile nei blu, ma è un blu viola, il color mirtillo, un blu viola con delle note parecchio pronunciate di viola. Non ha molti altri riflessi, anche osservandolo non ci porta da nessun'altra parte se non nella sua colorazione primaria, che è quella proprio di un color mirtillo, però molto acceso, molto vivace. Lo trovo anche saturo, quindi una via di mezzo tra un blu elettrico però scurito e quindi con molte note rossastre che lo portano per l'appunto verso il viola. Non ha particolari profumi, se non il classico odore, insomma, di un inchiostro. Non è affatto invitante, per fortuna per noi. Non vi ho detto appunto che intasa un pochettino. La formulazione di questo inchiostro comunque ci porta verso una scorrevolezza talvolta eccessiva, una scorrevolezza che non è come quella di altri inchiostri che ho esaminato proprio in questi giorni, in questa serie video, ma è dovuta alla viscosità, alla oleosità, anzi, che i componenti hanno apportato alla tinta. Lo vediamo insieme appunto adesso, analizzandolo. Molta scorrevolezza perché la penna su una superficie come questa, che è quella liscia di carta Rhodia, tende a scappare un po' via per i miei gusti. Quindi bisogna fare la tara. L'ho scelto apposta per mettervi in risalto queste condizioni. Quindi su un pennino rigido, perché come forse avete osservato fino adesso non ho assolutamente dato alcun tipo di pressione, quindi questo, scriviamolo, è una Pilot Custom 74 con il pennino SF, che ormai avete imparato anche voi, sta per Soft Fine. Un inchiostro, vi dicevo, molto scorrevole. Infatti bisogna un po', soprattutto quando si viene da altre penne, da altri inchiostri, scusate, prenderci un po' la mano, perché ci si fa trasportare, basta niente. E quindi vi piace scrivere o dovete scrivere, appuntare a lungo, questo vi aiuta, perché soprattutto in combinazione con un pennino un po' rigido le cose vanno bene, a discapito un po' della grafia, perché se voglio scrivere velocemente, veloce con inchiostro Diamine, vedete che la mia grafia ci perde parecchio, perché non riesco a chiudere quando voglio, non riesco a fermarmi quando vorrei, in quanto c'è molta scorrevolezza.
che non è dovuta ad una formulazione, chiamiamola così, con una base acquosa e un pigmento che sembra quasi essere in sospensione. No, qui c'è proprio un film di oleosità che scorre tra pennino e carta. Allora diviene particolarmente interessante proprio in combinazione con un pennino flessibile. Flex Nib di Pilot. Allora in questo caso innanzitutto avete visto che ho ampliato il mio corpo carattere, mi consente di avere questo tipo di agio. Qui sì, perché allora la viscosità è quella che nel momento in cui il pennino allarga un pochettino i denti, i due rebbi, mantiene per l'appunto la sua capillarità fra i rebbi e mi consente di, vedete, di allargare il tratto senza creare quei binari che sono molto fastidiosi su alcuni pennini, e qui non dimentichiamoci che stiamo parlando di un tratto fine di partenza. Ecco perché in questo caso, per esempio, si trova bene, ed ecco il motivo per il quale io l'ho assoldato come inchiostro di tipo marker, perché mi è utile per andare a capire i pennini mantenendo ferme le altre variabili e la carta mantenendo ferma quell'altra. Ho fatto delle prove, ovviamente, prima di parlarvi di questo inchiostro anche su altre carte. Per esempio lo vediamo qui sulla carta Ecoqua della Fabriano. Mi munisco della mia punta che non si secca e non si asciuga, perché per l'appunto, tornando al discorso di prima, molto spesso faccio le mie indicazioni col pennino, ma tende ad asciugarsi e a seccarsi e il pigmento si fissa, quindi insomma meglio evitare. Vi dicevo, su carta Fabriano Ecoqua, che è senza dubbio più calda come intonazione, l'inchiostro stacca ancora di più. A me personalmente piace un po' di più, perché questo avorio, questa colorazione tenue, avorio, tenue, crema, come vogliamo chiamarla, conferisce ancora più visibilità ai tratti, alle connotazioni violacee, cosa che invece la carta bianca, vedete, magari spegne un pochettino, però ci restituisce il giusto contrasto e, a dire la verità, ci trasmette la reale carica cromatica o comunque cromia del colore. Quindi bene da una parte, meno bene dall'altra, ma siccome ci piace arrangiare un po' le cose, ecco il motivo di tante carte. Passa la carta? No, però quando andiamo, come vedete in questo caso, ad essere un po' più veementi con la pennellata, ecco, troviamo che c'è effettivamente un po' di passaggio, persino su carta Rhodia, che è una carta comunque che tiene bene il colpo. La Fabriano, che invece ha 10 grammi in più per metro quadro, come vedete non lascia passare il foglio neanche quando sono andato a fare la mia prova. Lo vediamo qua. Vediamo invece altre carte, per esempio la Clairefontaine. La Clairefontaine in questo caso ha una rigatura viola che non so se si riuscirà ad apprezzare per la compressione del video, sottrae per l'appunto la componente violacea al colore, quindi appare più blu che viola. Se lo vado a mettere a confronto diretto con, eccolo qua, con il foglio Rhodia bianco senza rigatura, ci appare molto più viola di quello che invece appare qui. Si perde un pochettino perché ovviamente il contrasto viene abbattuto. Un colore che rispetto a varie gradazioni cambia e si alleggerisce. Per esempio qui con il pennino della Falcon diventa molto più leggero e si perde quella carica che invece sa mettere giù. Un inchiostro che è molto simile, lo guardavo prima nelle mie tavole, molto simile per esempio al Private Reserve, il Black Magic Blue, molto simile, a volte quasi potrei confonderli persino io che li uso abbastanza. Eccolo qua il nostro Bilberry, che nella gamma dei blu, giusto per mettervelo a confronto con qualcuno, nella gamma dei blu si vede che ci porta molto verso il viola. Questa dominante violacea è ben presente rispetto al Royal Blue, per esempio, di Montblanc, che già comunque possiede una componente rossa che lo sposta un po'.
ma se lo guardo rispetto al Visconti, che è un blu molto più preciso, guardate come si vede la differenza. E come vi dicevo, partendo dal nostro Bilberry e spostandoci al Private Reserve, non cambia molto. Forse questo è un pochettino più profondo, un pochettino più blu rispetto all'altro, però vi assicuro che su certi pennini si fatica quasi a riconoscerli. Ancora una tavolozza, giusto per così metterlo insieme ad altri inchiostri, partendo da quelli che possono essere considerati dei blu primari, come il Visconti, che è un inchiostro che io apprezzo particolarmente, il blu. Ecco che con l'Edelstein ci spostiamo già nel viola, fino ad arrivare, devo spostarlo qua in fondo, eccolo qua, il nostro Bilberry, che è decisamente molto viola. L'ho messo tra l'Oxford e il Grape perché avevo questi due per mostrare il contrasto tra un blu scuro, magari un po' desaturato come l'Oxford, e questo che è decisamente più viola, stiamo parlando del Bilberry per l'appunto. E poi vabbè il Grape, perché questo è davvero tutt'altro inchiostro, ma ci serve per mostrare un po' la progressione. Cosa possiamo dire in conclusione di questo inchiostro? Un inchiostro che va compreso prima di essere utilizzato così senza diciamo a cuor leggero, nel senso che va compreso perché ha comunque una formulazione che lo rende particolarmente adatto a chi ama scrivere in maniera scorrevole, e anche però per contro per quei pennini che necessitano di avere divaricando i rebbi una capillarità assicurata e quindi di scrivere anche quando andiamo a dare pressione ed allargare il tratto. È un inchiostro di quelli un po' più unti, un po' scivolosi per l'oleosità più che per la componente meno viscosa in generale, meno densa. Usiamo questo termine che molto spesso ha generato anche un po' di confusione. Beh, come sapete non è resistente all'acqua, come forse avrete visto, ed è un po' una caratteristica di tutti gli inchiostri molto scuri, non ha particolari effetti shading. No, assolutamente un inchiostro che è abbastanza omogeneo quando viene messo giù, anche su carte diverse da quelle che vi ho mostrato, cioè non ha effetti di shading, risente a malapena di che cosa? Della variazione del flusso, quando andiamo a erogare più flusso perché abbiamo allargato i rebbi, come in questo caso, però la tinta resta quella, cioè è molto omogeneo, non ha quelle doti di espressività così artistica dovuta alle sfumature che anche pennini flessibili riescono a conferire, e quindi sotto questo aspetto è abbastanza neutro. Il Bilberry in viola lo otteniamo comunque dalla somma del blu e del rosso. Allora, giusto per vedere un pochettino a quale inchiostro metterlo a confronto, per esempio il Charoite di Monteverde lo ricorda molto, ma anche l'Amethyst della Herbin, la serie quella Amethyst dell'Ural, si avvicina abbastanza, però come vedete è meno saturo, quello della Herbin, mentre invece, sempre rispetto al nostro Bilberry, quello di Monteverde è un pochettino più chiaro, un pochettino più vivace. Mi ricorda, come vi ho detto, anche il Black Magic Blue di Private Reserve, che però non ho qui sotto mano. Ecco. Vi aspetto ai prossimi video e grazie come sempre per seguire il canale. Ciao a tutti!